Il progetto Touch parte 10 anni fa circa. Noi in quel momento con Pino volevamo fare qualcosa che la gente poteva vedere, notarci, toccare con mano. Perché? Perché avevamo fatto delle porte dove utilizzavamo dei materiali molto materici. Usavamo un poro, cioè un legno col poro molto aperto, quindi al tatto si sentiva la differenza. Si usavano delle vernici vellutate, per cui anche questo. Inoltre, però forse era la cosa fondamentale, Mr. Schacht aveva una qualità, una presenza di porta che altri non avevano e guardandoli in foto non ti rendevi conto. Quindi il touch, toccare con mano, il touch, vedere di persona per capire le differenze, e da lì è nato questo nome, Touch, che secondo me ha creato l'inizio di questo bellissimo percorso che sta facendo Mr. Schacht. Un aneddoto che mi ricordo volentieri è stato all'inizio della collaborazione che io e Pino abbiamo fatto. Dovevamo fotografare le prime porte, per cui per un discorso di distanza, io in Brianza, qui a Modugno, allora si è pensato, visto che le porte andavano montate, rismontate e quant'altro, di farlo qua in azienda. Per cui io con degli amici fotografi di Brianzoli carichiamo tutto in macchina e veniamo giù di notte per arrivare qua la mattina e fare tutto il set fotografico durante la giornata. Diciamo che le operazioni andavano un po' a rilento, perché sai, tutta la novità è in bianca e fai asciugare, rifai il set e non va bene. La cosa è andata avanti anche durante la notte, quindi un po' la stanchezza va da parte di tutti ed era bello perché ogni tanto ci si riposava, ci si sdraiava su delle assi, su un pianale con delle lamiere, no? E vedevi la gente, anche Pino, che dormiva sul pianale di lamiere perché eravamo esausti, no? Alla mattina abbiamo terminato ininterrottamente la notte, arrivando alla mattina abbiamo terminato il set fotografico e alle prime ore del pomeriggio siamo ripartiti per la Brianza. Però è fondamentale quel passaggio perché ha sancito fra me e Pino un'amicizia, cioè tutte e due eravamo disposti a sacrificare determinate cose per portare a termine il nostro obiettivo, che lui era il proprietario dell'azienda, che io ero l'architetto, c'erano anche degli operatori, degli operai che ci aiutavano, ma alla fin fine eravamo tutti lì cotti a dormire sui pannelli di legno o sui cartoni per finire questo lavoro. Quindi si è creata questa amalgama, si è creata questo gruppo che dura ancora oggi. Quindi questo secondo me è l'aneddoto che io ricordo più volentieri nella nostra collaborazione.